Nella mia città ero l'unica femmina che gioca a calcio, mi chiamavano maschiaccio, gli adulti dicevano no, smetti di giocare questo sport che è uno sport maschile, ti fa diventare muscolosa, ti fa diventare con i piedi e le gambe storte, quindi nessuno accetterà di sposarti. Io sono nata a Gerusalemme, il mar Mediterraneo, che noi ce l'abbiamo uguale a questo mare. Io come palestinese non posso arrivare nel mare Mediterraneo perché è sotto l'occupazione israeliana. Per me era fare il bagno per la prima volta è stato in Sardegna. Ciao, sono Melissa Aglietti e mi trovo a Sassari perché voglio raccontarvi la storia di Natalie, calciatrice palestinese che da qualche anno gioca qua in Sardegna. Per lei il calcio non è solamente un gioco, ma anche una forma di lotta contro cultura patriarcale e occupazione. Da qualche anno VD rappresenta l'Italia nel progetto Sfera, un network di media europei che raccontano le sfide sociali delle nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale. Il progetto, che è promosso dalla Commissione europea, ci permette oggi di incontrare Natalie e di far conoscere la sua storia fuori dai confini italiani. Sono Natalie Shahin, vengo dalla Palestina, sono una calciatrice. Sono arrivata in Italia, in Sardegna, nel 2018 grazie a una borsa di studio che ho ottenuta nell'ambasciata italiana per continuare il mio studio. Ho fatto un dottorato di ricerca e a giocare a calcio. Ho fatto tutti e due contemporaneamente. Gioco come attaccante con una squadra, si chiama Real Sun Service qua a Sassari. Prima di questo io abitavo da quando sono nata a Gerico in Palestina. Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni con i miei compagni di classe nella lezione dell'educazione fisica dopo scuola, per questo campetto di asfalto dove andavo a giocare. Erano tutti quanti maschi tranne me. Mi sono buttata dentro con loro e ho provato questo gioco. Per me era un gioco meraviglioso, mi faceva sentire libera, mi faceva sentire contenta, mi piaceva segnare, mi piaceva far vedere ai maschi che anche noi donne siamo forti e possiamo segnare come loro, ma anche meglio anche. E così ho continuato a giocare a calcio, è diventata la mia passione. Da 6 anni a 12 anni non esisteva il calcio femminile. Nella mia città ero l'unica femmina che gioca a calcio. Ho sentito tanti pregiudizi, soprattutto dai miei compagni di classe. Mi chiamavano maschiaccio. Gli adulti dicevano no, smetti di giocare questo sport che è uno sport maschile, ti fa diventare muscolosa, ti fa diventare con i piedi e le gambe storte, quindi nessuno accetterà di sposarti. È questo che mi dicevano tutti quanti. Questo non mi ha fatto mollare, anzi mi ha dato più forza per difendermi, ma anche per far vedere che noi femmine abbiamo il diritto quanto i maschi a giocare a calcio. Quando avevo 13 anni hanno iniziato a formare delle squadre femminili nelle città grandi. Una squadra di Ramallah mi ha contattato per andare a giocare con loro. Ero contentissima, ma nello stesso tempo avevo paura perché io dovevo attraversare almeno 2 checkpoint da Gerico e a Ramallah. Il checkpoint è un posto di blocco israeliano dove ti controllano sia con la macchina sia quando attraversi a piedi. A ogni uscita da ogni città, a ogni entrata di un'altra città c'è un checkpoint. Ti fermano, ti chiedono la carta d'identità, ti chiedono cosa c'è nella macchina, cosa devi andare a fare o qualche volta chiudono questo checkpoint, nessuno può andare o lo lasciano chiuso per un'ora, mezz'ora, 3 ore, decidono loro e quindi crea una specie di traffico incredibile. Una volta in una serata che dovevo andare all'allenamento c'era un traffico incredibile, lungo, quindi ho deciso di scendere dal taxi per attraversare questo checkpoint a piedi e quello che è successo è che più che mi avvicino sentivo più rumori, all'improvviso alla mia destra dei soldati israeliani
che lanciavano le bombe di gas, e poi alla mia sinistra c'erano i ragazzi palestinesi per difendere il loro campo profugo da loro, e stavano lanciando dei sassi. Io sono capitata al centro tra di loro. Dopo che hanno lanciato delle bombe di gas, una di queste si è esplosa vicino a me, quindi io non potevo respirare, stavo lacrimando tutto il tempo. Veramente stavo male e non riuscivo a entrare in nessuna macchina perché tutti quanti erano pieni. E poi un ragazzo dal campo profugo mi ha visto che è una ragazza da sola, e poi stavo lacrimando, quindi lui è venuto veloce, mi ha chiamato e mi ha detto sali, 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 quindi sono salita con lui. L'occupazione israeliana mi ha negato tantissime cose. Prima cosa, io sono nata a Gerusalemme. Nel posto dove sono nata io non posso andare, tranne con un permesso dalle israeliane che ce lo danno quando vogliono, qualche volta durante Pasqua o durante il Natale. Anche di viaggiare liberalmente o di spostarci da una città all'altra non è possibile perché ci sono checkpoint ovunque. Tu hai la necessità di andare per un lavoro o quando sei malato che devi andare per una visita in ospedale, o soprattutto se è uno che veramente sta male e deve fare un'operazione, viene trattato ugualmente come qualsiasi altra persona, quindi non hai la priorità per passare prima. Non abbiamo il diritto di avere un aeroporto. Il mare, che è il mar Mediterraneo, che noi ce l'abbiamo uguale a questo mare, ma purtroppo io come palestinese non posso arrivare nel mare Mediterraneo perché è sotto l'occupazione israeliana. Per me era fare il bagno per la prima volta, è stato in Sardegna. Come palestinese la resistenza è importante, noi siamo nati con la resistenza, senza la resistenza noi non possiamo ottenere niente, quindi noi resistiamo fino alla fine, finché non avremo i nostri diritti come tutte le persone in tutto questo mondo. Attualmente la vita è veramente molto più difficile rispetto ancora a prima. Sono stati massacrati, uccisi, eliminati 48.000 anime, non sono dei numeri ma sono di persone, sono dei umani, sono veramente delle persone come tutto il resto del mondo e nessuno riesce a fermare questo genocidio. La vita è veramente cambiata sia delle persone che abitano lì, sia noi che io anche sono lontana, ma non riusciamo a smettere di guardare le novità, di guardare tutto quello che sta accadendo, e questo ci porta veramente tristezza, a rabbia, e anche uno veramente psicologicamente tutto il tempo sta male, ma anche non riesce a dormire la notte. Io sempre sono preoccupata sia per la famiglia, sia per le persone che conosco, gli amici o anche quelle che non conoscono. Mi manca molto la casa, mi manca molto anche la mia famiglia, soprattutto gli amici, le persone con cui io condividevo la mia vita. E io per fortuna riesco a tornare a casa almeno 2 volte all'anno, sempre per vedere la famiglia, per vedere gli amici, ma soprattutto per fare dei progetti sportivi per le femmine, per i ragazzi, per i bambini, per dargli un po' di speranza che attraverso lo sport si può aprire tante porte, si può avere tante opportunità nella vita. Grazie all'Associazione Ponte Non Muri soprattutto, io sono qui e oltre alla mia borsa di studio loro mi hanno aiutato tantissimo con i miei documenti per arrivare qua, per l'alloggio. Faccio tanti progetti insieme a loro. L'ultimo progetto, quello il più importante, è il mio libro. Tutto il ricavato del libro va a sostenere dei progetti sportivi in Palestina, anche nei paesi o nei posti dove le donne vengono emarginate e non hanno la possibilità di fare sport o soprattutto di giocare a calcio.
L'ultima volta che ho partecipato con la nazionale palestinese è stata a febbraio nel 2024 nella Coppa di Ovest di Asia. È stata per la prima volta in Arabia Saudita, ero veramente contenta perché per l'Arabia Saudita era il primo evento non solo a livello calcistico ma di sport che organizzano per le femmine. Per me è stato veramente bello, emozionante andare a giocare lì e essere tra i primi che entrano nei campi dove era proibito la partecipazione delle donne. Il calcio mi ha insegnato tantissimo, anche fuori dal campo, non solo a livello diciamo, atletico, sport, tecnica o tattica, mi ha anche insegnato soprattutto a diventare una persona socievole, conoscere anche tanta gente e mi ha dato tanta possibilità e tante opportunità. Per me non solo un divertimento, non solo un pallone, non solo uno sport, ma portare diritti umani, portare uguaglianza sia dentro e fuori del campo.